Benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un runner da tavolo. Per questo runner ho voluto usare questo punto che è molto facile, molto veloce e dà questo effetto di fiori stilizzati incastrati tra di loro e a me piace tantissimo. Per eseguire questo lavoro ho usato questo cotone che ho comprato nei grandi magazzini Action ed è un cotone riciclato poco ritorto, abbastanza rigido e mi piace utilizzarlo per fare gli accessori per la casa perché mi danno l'effetto più stabile, l'effetto che voglio, e un uncinetto del numero 4. Il runner che ho eseguito in tutto misura 43 cm per 1 metro di lunghezza. Siccome lavoreremo dalla parte corta, per arrivare ai 43 cm ho montato 71 catenelle. Per fare questo punto è necessario lavorare con un multiplo di 16 più 7. Io il runner l'ho già fatto e quindi adesso vi faccio un campione. Quindi monterò 32 catenelle più 7, quindi un totale di 39. Quindi faccio il nodino iniziale e vado a lavorare 32 catenelle. Una volta fatte le mie 39 catenelle, che appunto sono 2 volte 16 più 7, aggiungo 3 catenelle che saranno il nostro primo punto alto. Dopodiché prendo il filo sull'uncinetto e vado nella quarta catenella che ho a disposizione e lavoro un punto alto. Entro in quella successiva e lavoro un altro punto alto. Entro in quella dopo e lavoro un altro punto alto. Entro in quella dopo ancora con un altro punto alto, entro in quella dopo con un altro punto alto. In tutto all'inizio dobbiamo avere un totale di 6 punti alti, quindi le nostre 3 catenelle saranno il primo punto alto. Dopodiché ne aggiungeremo altri 5, ognuno su una catenella, per un totale di 6. Faccio 5 catenelle di separazione. Filo sull'uncinetto, salto 1, 2, 3 catenelle di base, entro nella quarta con un punto alto e qui andrò a lavorare 5 punti alti, ogni punto alto su una catenella di base. E di nuovo aggiungo 5 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, conto 1, 2, 3, entro nella quarta e ripeto l'operazione precedente, quindi farò 5 punti alti su 5 catenelle. E di nuovo aggiungo 5 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto e ancora conto 1, 2, 3, entro nella quarta e lavoro 5 punti alti. Ogni punto alto su una catenella di base, quindi sono 5 punti alti punto su punto. Lavoro 5 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto e vado a chiudere il giro. Anziché 5 punti alti ne faremo 6, quindi inizieremo e chiuderemo questa riga di lavorazione con 6 punti alti, mentre i gruppi di punti alti interni saranno 5. Quindi ho fatto le mie catenelle, filo sull'uncinetto, conto 1, 2, 3, 4 e vado a lavorare i 6 punti alti per finire la riga. E questa è la nostra riga di lavorazione. Ora dovremo fare la riga numero 2. Il punto si sviluppa in 4 righe. Una volta finita la nostra prima riga facciamo 3 catenelle che saranno il nostro primo punto alto e 4 catenelle di separazione per quel che riguarda la numero 2, la riga numero 2.
Una volta fatte le 4 catenelle di separazione, 2 volte filo sull'uncinetto, salto tutti questi punti, entro nella prima catenella che ho a disposizione dell'archetto sottostante, non entro nell'archetto, entro nella catenella perché mi piace, mi sembra un lavoro molto più pulito. Quindi ho fatto un punto altissimo, entro nella seconda catenella con un altro punto altissimo, 2 volte filo sull'uncinetto, entro nella terza catenella con un altro punto altissimo. Quindi ho fatto 3 punti altissimi o 3 doppi punti alti, doppie maglie alte, maglie altissime. Il risultato comunque è sempre lo stesso, su 3 catenelle dell'archetto sottostante. Arrivati a questo punto faccio 5 catenelle di separazione, 2 volte filo sull'uncinetto, entro dove ho lavorato l'ultimo punto altissimo con un altro punto altissimo, e quindi qui ne ho fatto 1. Dopodiché resteranno 2 catenelle e andrò a lavorare un punto altissimo per ogni catenella che ho, quindi 2. Arrivati a questo punto, ancora 2 volte filo sull'uncinetto, salto tutto il blocco dei 5 punti alti che ho del giro sottostante e vado a lavorare la prima catenella dell'archetto successivo con un doppio punto alto, 2 volte filo sull'uncinetto, entro nella catenella dopo, due volte filo sull'uncinetto, entro nella catenella dopo con un altro punto altissimo, e 2 volte filo sull'uncinetto, entro in quella successiva con un altro punto altissimo, per un totale di 3 punti su 3 catenelle. Quindi faccio ancora le catenelle di separazione, 2 volte filo sull'uncinetto, entro, siccome le catenelle sono 5, entro in quella centrale che ho già lavorato con un altro punto altissimo. Le catenelle sono 5, noi dovremo fare 6 punti, quindi 2 volte filo sull'uncinetto, entro in quella successiva, faccio un altro punto altissimo, entro in quella dopo, che è l'ultima prima dei punti alti, con un altro punto altissimo, e ancora 2 volte filo sull'uncinetto, entro nella prima catenella che ho a disposizione dell'archetto dopo il blocco dei 5 punti alti e faccio un punto altissimo. 2 volte filo sull'uncinetto, entro in quella successiva con un altro punto altissimo, e di nuovo 2 volte filo sull'uncinetto e faccio l'ultimo punto altissimo per quel che riguarda il primo gruppo. Quindi aggiungo le 5 catenelle di separazione e di nuovo il punto altissimo, entro nella catenella che ho appena lavorato con un punto altissimo, dopodiché 2 volte filo sull'uncinetto, vado a lavorare le 2 catenelle rimanenti con altri 2 punti altissimi, uno per catenella, e di nuovo 2 volte filo sull'uncinetto, salto i punti alti, entro nella prima catenella disponibile dell'archetto della riga sottostante con un punto altissimo, e di nuovo entro nella catenella numero 2 con un altro punto altissimo, e nella catenella numero 3 con un altro punto altissimo, 5 catenelle di separazione, 2 volte filo sull'uncinetto, rientro nella catenella numero 3 con un punto altissimo, e lavoro un punto altissimo nella catenella numero 4 e un punto altissimo nella catenella numero 5.
vado a concludere questa riga lavorando 4 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nell'ultimo punto, cioè nella terza catenella partendo dal basso della riga sottostante, e vado a chiudere con un punto alto allungato in modo che il lavoro resti un po' più lineare e un po' meno trattenuto. Quindi punto alto allungato, pesco il filo, lo estraggo, prendo il filo, scarico un solo anellino, prendo di nuovo il filo, ne scarico 2, prendo il filo e vado a chiudere il mio punto. E abbiamo finito la riga numero 2. Ora riprendiamo con la riga numero 3. Saliamo con 3 catenelle che saranno il mio punto alto, aggiungeremo 5 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, entro nella catenella che ho dell'archetto, salto il primo archetto, entro nell'archetto 3 punti altissimi e lavoro un punto alto su ogni catenella, un totale di 5. Fatti 5 punti alti, uno per ogni catenella che ho a disposizione, aggiungo 5 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto ed entro nell'archetto successivo, lavoro 5 punti alti, uno per ogni catenella. Aggiungo 5 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto ed entro nell'archetto successivo, nella prima catenella dell'archetto successivo con un punto alto, quella dopo con un altro punto alto, quella dopo ancora, un altro punto alto, così via fino a completare i 5 punti alti sulle 5 catenelle. Aggiungo 5 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto e vado a completare il lavoro sull'archetto che ho del giro sottostante, quindi un punto alto su ogni catenella che ho a disposizione, per un totale di 5. Quindi aggiungo 5 catenelle di separazione e vado a chiudere la riga con un punto alto allungato dalla terza catenella partendo dal basso, quindi 1, 2, 3, entro, estraggo il filo, scarico un anellino e poi chiudo come se fosse un punto alto normale. E questo è il lavoro che abbiamo ottenuto alla riga numero 3. Vedete, comincia già a prendere forma il fiorellino. Ora proseguiamo con la riga numero 4, quindi facciamo 3 catenelle che saranno il nostro primo punto alto, aggiungo 5 catenelle di separazione, giro il lavoro, 2 volte filo sull'uncinetto ed entro, per quel che riguarda questa riga, nella terza catenella nell'archetto che ho subito sotto, quindi 1, 2, 3, entro nella terza catenella e dovremo fare il petalo di punti altissimi, quindi ne farò altri 2 per un totale di 3. Qui ci sarà un petalo soltanto. Una volta fatto il mio petalo, 2 volte filo sull'uncinetto e vado a ripetere il lavoro della riga numero 2, quindi vado nell'archetto successivo,
entro nella prima catenella che ho a disposizione con un punto altissimo, vado in quella dopo e faccio un altro punto altissimo, e in quella dopo ancora un punto altissimo. Aggiungo 5 catenelle, 2 volte filo sull'uncinetto, entro nell'ultimo punto che ho lavorato, nell'ultima catenella che ho lavorato, quella centrale, la numero 3, con un altro punto altissimo. Quindi nella catenella numero 3 ce ne saranno 2 di punti. E dopodiché vado a completare le 2 catenelle rimanenti con altrettanti 2 punti. Due volte filo sull'uncinetto, vado nell'archetto successivo e ripeto la stessa operazione. E lavoriamo archetto su archetto fino ad arrivare all'ultimo. E sono a questo punto, ora devo lavorare l'ultimo archetto, quello finale, e lo lavoreremo con un petalo solo. Quindi 2 volte filo sull'uncinetto, entro nella prima catenella che ho a disposizione saltando i 5 punti alti con un punto altissimo, entro in quello successivo con un altro punto altissimo e ancora quello dopo con il terzo ed ultimo punto altissimo. Quindi faccio le 5 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto e vado a chiudere con un punto alto allungato nella terza catenella partendo dal basso, quella che sostituisce il nostro primo punto alto. E il risultato è questo. E ora tutto si ripete. Quindi ripartiamo da qui facendo 3 catenelle, giro il lavoro e facciamo altri 5 punti alti per un totale di 6. Come ho detto all'inizio, quando iniziamo la riga coi punti alti dovranno essere quelli dell'inizio e quelli della fine 6. Dopodiché aggiungiamo 5 catenelle di separazione, andiamo nell'archetto successivo saltando tutti i punti altissimi e lavoriamo 5 punti alti. Aggiungo 5 catenelle di separazione, vado nell'archetto dopo e lavoro 5 punti alti, 1 per catenella. Ho fatto le catenelle di separazione, le 5 catenelle, entro nell'archetto successivo e lavoro 5 punti alti. Aggiungo 5 catenelle ed entro nell'archetto dopo e siccome è l'ultimo archetto lavoreremo 6 punti alti, che però l'ultimo sarà allungato. E adesso tutto si ripete dalla riga numero 2. Quindi arrivati a questo punto si fa il primo punto alto, che in questo caso è sostituito da 3 catenelle, 4 catenelle di separazione, si entra direttamente nell'archetto, 3 punti altissimi,
4 catenelle di separazione, eccetera eccetera. Io adesso vado avanti a lavorare ancora un pochino e dopo vi faccio vedere come ho chiuso. Ho fatto l'ultima riga per farla venire uguale alla riga iniziale. Ecco che ho fatto il mio campione. Ora andremo a chiudere. Facciamo finta che ho lavorato per la misura che mi serve, quindi quando chiuderemo il lavoro dovremo chiudere dove iniziamo coi punti alti. Mi alzo con 3 catenelle, vado a fare i punti alti nell'archetto sottostante, nelle catenelle dell'archetto sottostante, quindi saranno 5 più le 3 catenelle per un totale di 6. Ora nell'aggiungere le catenelle di separazione, anziché 5 ne faremo 3, così come quando abbiamo iniziato, perché se vi ricordate abbiamo saltato 3 catenelle e siamo entrati a lavorare nella quarta, così almeno riportiamo il runner alla misura di base. Quindi ho aggiunto 3 catenelle di separazione, vado a lavorare 5 punti alti nelle 5 catenelle dell'archetto successivo. Lavorati 5 punti alti, aggiungo 3 catenelle di separazione ed entro nelle catenelle dell'archetto successivo e faccio 5 punti alti. Ho aggiunto le 3 catenelle, vado a lavorare l'archetto successivo con 5 punti alti. Lavorati 5 punti alti, aggiungo le 5 catenelle, vado nell'ultimo archetto dove ne lavorerò 6. Ecco che ho finito il mio campione. Come potete vedere il bordo superiore è completamente uguale al bordo inferiore. Ora lo vedete magari un po' strano, ma con un colpo di ferro da stiro si correggerà il tutto e diventerà davvero uniforme. Ed ecco il lavoro finito. È veramente molto facile e anche molto simpatico, molto originale per decorare i nostri tavoli o mobili che necessitano di una striscia come abbellimento. Per oggi ho finito, come al solito vi ringrazio per l'attenzione e vi chiedo di iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto, di attivare la campanellina che vi darà le notifiche per tutti i video che posterò. Vi ricordo anche che sono su Facebook e su un canale Telegram. Se volete vi aspetto anche lì. Se vi è piaciuto il video lasciate un mi piace, se volete commentare commentate pure e se volete condividere mi aiuterete a far crescere questo canale. Ciao e al prossimo video.